Oggi vi racconto cos'è l'arte moderna. In generale l'arte moderna è utilizzata come termine prendendo ad esempio le opere prodotte tra il 1860 e il 1970. Quindi parliamo non tanto di uno stile ma piuttosto di un arco temporale. Gli artisti moderni avevano a cuore le pratiche e anche il progredire delle tecniche dell'arte. Nei secoli precedenti la caratteristica prevalente dell'arte era l'idealizzazione spesso di natura mitica o religiosa. Gli artisti ideavano per lo più su commissione dell'Accademia delle Belle Arti di Parigi ed era il fattore determinante e decisivo per la realizzazione o la rovina di un artista. Perché un'opera potesse piacere, potesse essere anche solo considerata per una delle loro famose esposizioni, l'artista doveva attenersi e produrre un'opera con una serie di principi rigidi classici. Per il Salone del 1863 2/3 degli artisti vennero rifiutati e Napoleone III, pur di placare gli animi furibondi degli artisti, permise una seconda esposizione, le Salon des Refusés. A questa esposizione andavano circa 1 migliaio di persone giornalmente, ma non erano lì interessati alle opere che venivano prodotte, ma piuttosto per deridere gli artisti, probabilmente perché non li capivano, non comprendevano ciò che avevano di fronte. In questo modo però, del tutto inconsapevoli, legittimarono anche le avanguardie emergenti nel campo della pittura. I progressi tecnologici come la fotografia sfidavano inoltre gli artisti a trovare nuovi modi di esprimersi, poiché non erano mai stati in grado di riprodurre un'opera così come la si vedeva tradotta in immagine fotografica, non con la stessa precisione. Gli artisti iniziarono a dipingere dei soggetti personali in base alle loro esperienze. Iniziarono a sperimentare con il soggetto, iniziarono a occuparsi ancora di più del colore, del tema del simbolismo, della composizione e addirittura del supporto. Mentre l'idea di ciò che definiva l'arte era in costante evoluzione. Uno degli attori principali che ruppe la tradizione fu Edouard Manet, che espose la sua opera oramai storica al Salon des Refusés, Le Déjeuner sur l'herbe. Questo dipinto abbandonava completamente le regole dell'Accademia, raffigurando un soggetto quotidiano. Era un picnic nel parco con 2 donne nude e 2 uomini vestiti. Tecnicamente è un dipinto molto interessante, realizzato con grandi pennellate, anche veloci. I primi a formare un movimento in questo senso furono gli impressionisti. Impressionisti a me tanto cari. In questo momento mi sto anche occupando della conservazione delle opere di una mostra al Palazzo Bonaparte a Roma, il cui titolo è Impressionisti segreti, ora chiusa al pubblico e speriamo presto possa tornare a essere visitabile. E gli impressionisti, dicevo, crearono questo movimento all'interno del quale si annovera appunto Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Berthe Morisot, Cézanne, Degas. Diciamo che i loro dipinti non avevano un solo punto focale, ma una composizione libera, una composizione aperta. Utilizzavano piccole e semplici pennellate per rappresentare il movimento e i cambiamenti della luce. Considerato una cosa anche così interessante da sapere è che finalmente i pittori potevano uscire all'aperto e non rimanere come facevano precedentemente all'interno degli studi, questo grazie anche al tubetto del colore, e quindi questo permise ai pittori di avere un colore che gli rimaneva buono anche nel tempo, nelle ore che seguivano la loro pittura in campagna, nei loro giardini. Quindi l'arte moderna, coinvolgendo così tanti stili e così tanti movimenti diversi, impressionismo, post-impressionismo, surrealismo, l'espressionismo astratto, diciamo che dovremmo porci anche una domanda semplicissima: che cos'è l'arte moderna? Se dovessimo chiederci se ci piace l'arte moderna, dovremmo piuttosto fare riferimento a quale tipo di arte moderna ci piace. Però il consiglio qual è? È quello di provare ad approfondire, di fare anche una ricerca, anche così molto semplice in questo momento in cui siamo a casa su internet, e provare a vedere l'artista, l'opera, si sceglie il titolo dell'opera, si vede l'artista, si legge la sua storia e a quel punto potremo farci un'idea un po' più approfondita, anche nel contesto storico. Avremo uno strumento maggiore con il quale poter decidere liberamente se quell'opera, quell'artista ci interessa
oppure no. C'è anche un'altra cosa da dire: non ci piace quell'artista o quell'opera, all'interno dello stesso movimento, dello stesso gruppo di artisti, ritroviamo una cosa che è più vicina alle nostre corde e quindi più apprezzabile da noi. Quindi il consiglio è di leggere. Ciao e buon proseguimento!